Giunto a quel punto, non mi restava che mettermi il cuore in pace e prepararmi a partire per il Vietnam degli studenti di quinta superiore, ovvero Malta. Ma questa è un'altra storia. Tutte le storie hanno un inizio, uno sviluppo e una fine. Poche storie però hanno quella piccola e insignificante cosa chiamata prologo, o premessa, in realtà non me ne intendo molto. Beh, per vostra sfortuna, questa è una di quelle storie. A dirla tutta, non sono mai stato uno studente eccezionale. Nel corso dei 5 anni di studio, sono stato rimandato alla bellezza di ben 3 magnifiche volte. La prima volta, non si dimentica mai. Fu rimandato di matematica e chimica e passai, penso, la peggiore estate della mia vita. Il secondo anno fu il turno di diritto. E il terzo anno, matematica. Di 5 possibili vacanze che potevo passare a fare quel cavolo che volevo, me ne ero bruciate ben 3. In quarta superiore invece fui un po' più fortunato e riuscii a passare un'estate relativamente tranquilla e lontana dai guai. Una cosa però era risaputa. Indipendentemente dall'esito, l'estate della quinta superiore sarebbe sicuramente stata una delle più belle di tutta la nostra vita. Nessuna possibilità di essere rimandato, solo un mega esame della Madonna e la possibilità di morire sul colpo o uscire una volta per tutte da quella prigione psicofisica chiamata scuola. Sembrava proprio un grande affare? E sapete cos'altro ci sembrava un grande affare? La proposta che 3 uomini vestiti di nero e con degli occhiali da sole ci fecero nel corso del quinto anno. Ma forse sto correndo troppo. Prendiamoci un bel respiro, prepariamoci una tazza di tè e raccontiamo le cose con calma. Era una fredda giornata di un caldo ed estivo venerdì di febbraio. Tutte le quinte della scuola vennero convocate in aula magna per un annuncio. A nessuno di noi importava veramente tanto. Un'ora in aula magna voleva dire un'ora di lezione in meno, dopo tutto, e quindi era sempre ben accetta. Fu allora che incontrammo i 3 uomini. È passato un po' di tempo da quando è successo, e quindi non ricordo con esattezza i dettagli del loro discorso, ma ricordo qualcosa sulle linee del «Siamo del progetto del Master dei Talenti, e siamo qua per proporvi l'esperienza più pazza e distruttiva della vostra patetica esistenza. In questa scuola ci sono almeno 1000 studenti di quinta superiore. A chi di voi si offrirà vi faremo fare diverse verifiche e, una volta visti i risultati, sceglieremo solo 3 prescelti. I 3 prescelti, verranno spediti sull'isola di Malta a fare uno stage lavorativo per 3 fottuti mesi. Come avrete intuito dal mio record di ben 2 anni di estate fanculizzate dai pessimi voti in ambito matematico, non sono mai stato una cima nei calcoli aritmofisici e fantascientifici. Così, nel caos della situazione, pensai, ma sì, su 1000 studenti, quante possibilità ci sono che, se provo a iscrivermi nel programma, selezionano proprio me? Selezionarono me, quello Ste, e Rob. A dire il vero non mi ricordo molto di Rob, però so che era presente anche lui nel programma, quindi ciao Rob, se stai vedendo questo video. Eravamo i 3 migliori studenti della scuola e ci stavano mandando su un'isola deserta in mezzo al Mediterraneo a fare quello che pochi altri avrebbero fatto finora, sopravvivere. Sì, insomma, ora dovrei dire che ci siamo preparati psicologicamente e fisicamente a questo viaggio, ma in realtà non è stato proprio tutto sto granché. C'era la maturità in mezzo, e penso che di quella io abbia parlato più che abbastanza. Passato il letterale inferno studentesco dell'esame, fecimo le valigie, andammo all'aeroporto più vicino e riflettemmo. Il terreno che avevamo sotto i piedi, quello dell'Italia, non l'avremmo più rivisto per 3 lunghi mesi. Saremmo stati lontani da casa per davvero tanto tempo. E per quanto non sapevamo con certezza cosa ci aspettasse, una cosa sola c'era certa. Una volta tornati, non saremmo mai più stati gli stessi. E così, con le borse in spalla, salimmo a bordo dell'aereo. Andammo sulla pista di decollo. E vidimo casa nostra diventare sempre più piccola e sempre più lontana, fuori dal finestrino. E così, sfrecciando sempre più veloci, in un cielo sempre più blu, partimmo, non in cerca di fortuna, non in cerca di gloria, ma in cerca di... qualcosa, credo. Malta è senza alcuna ombra di dubbio un posto magico, e noi, quelli della compagnia del come cazzo siamo finiti qui, lo capimmo nell'esatto istante nel quale mettemmo piede su quell'isola.
Per dire, la prima cosa che vidimo non fu il tassista dell'aeroporto, né tantomeno i sopravvissuti precedenti, bensì un coleottero quadriatlato di terzo livello, così grande e potente da avere le fottute barre della vita nella vita reale. Oh, state aspettando che vi dica che sia uno scherzo? Beh, peccato. Se dovessi descrivere Malta in una parola sola vi direi Baghdad, ma in Sicilia. Questa magica isola, infatti, non era altro che il figlio illegittimo della cultura del sud Italia, della Tunisia e dell'Inghilterra. Perché alla fine, siamo sinceri, tutto il mondo è un po' figlio illegittimo della regina Vittoria. Le auto girano al contrario, la gente parla in elfico e i draghi dominano il cielo. La temperatura media è di 70 gradi Celsius, all'ombra, e l'acqua che circonda questa semisola è popolata da pesci, delfini e Cthulhu in persona. Gli autobus sono esseri mitologici, la cui esistenza non è ben nota. Se siete fortunati, forse ne vedrete uno passare, ma non dopo le 11, poiché dopo quell'orario vanno a dormire che sono un po' stanchini. Oh sì, inoltre ai maltesi piacciono molto i fuochi d'artificio. E con questo voglio dire che li sparano ogni ora del giorno. No, non scherzo. Ok, vi direi che vi siete fatti un'idea generale del posto. Ora che abbiamo stabilito il world building della nostra storia, possiamo parlare un po' dei suoi protagonisti. Esatto, proprio loro. Gli invincibili guerrieri. I valorosi condottieri. Fanny, no, può bastare così. Mi serve altra musica per il mood, sai. Grazie. Arrivati alla ridente cittadina di Zabbar, provincia di Santa Maria di Leuca, incontrammo i sopravvissuti del progetto minore del Master dei Talenti, ovvero il Mini dei Talenti, ovvero ragazzi di quarta superiore che, a differenza nostra, si sono trovati a sopravvivere per solo 2 settimane allo stile ambiente maltese. Da loro potevamo solo imparare cose estremamente importanti, tipo pulire i piatti, cosa che loro non hanno fatto. Il tempo trascorso assieme a loro fu breve, ma estremamente prezioso. Grazie a loro, infatti, imparammo le 3 regole d'oro per sopravvivere a Malta. Numero 1. Qualsiasi cosa succeda, non bere dai rubinetti. Numero 2. Qualsiasi cosa succeda, non provocare gli autobus. Hanno ucciso per molto meno. Numero 3. Quel che succede a Malta, resta a Malta. Per loro sfortuna, però, io sono qua oggi per rompere la terza regola, quindi cominciamo. Noi del Master dei Talenti eravamo troppo giovani per guidare, ma abbastanza vecchi per cucinare la pasta. E lì a Zabbar c'erano i migliori studenti di tante scuole del nord Italia. Per esempio c'era Nick, che veniva dall'Italia. E anche Nick, pure lui veniva dall'Italia. O un altro Nick. No, non vi sto prendendo per il culo, c'erano 3 Niccolò nella nostra compagnia. E poi c'era lo Stato della Siria, Pepsi Woman, Sub e un tizio chiamato Ares, credo. Ok, giuro che ho finito di fare citazione a Forrest Gump. Comunque sia, per noi membri dell'elite studentesca italiana, per le prime 2 settimane di sopravvivenza non potevamo fare altro che del nostro meglio, ovvero partecipare a lezioni di inglese a caso e... Aspetta. Ma che davvero? Sì, ecco, diciamo che per le prime 2 settimane il nostro compito era quello di essere intelligenti e imparare l'inglese, perché in alternativa dovevamo impararci l'elfico maltese e come potete immaginare non era proprio la migliore delle scelte. Così, per 14 giorni, ci limitammo a mangiare la pasta, gironzolare per l'isola, imparare l'inglese e abbattere mosche per salire di livello. Porca puttana le mosche! Come avrete intuito, parte della sopravvivenza era data anche dalla convivenza. Sopravvivere alle avversità del meteo e dalla fauna locale è un conto, sopravvivere a se stessi è un altro. E per sopravvivere la chiave è organizzarsi. Ciascuno di noi in quella casa aveva un ruolo essenziale. Ste, per esempio, era il cuoco barra leader della casa, poi c'era il pulisci pavimenti, il fuma sigarette e l'ammazza vampiri. E poi c'ero io. Io facevo la lavatrice. E ammazzavo anche mosche se necessario. Anzi, senza il se necessario. Ragazzi, vi posso giurare che un giorno mi ero rotto così tanto i maroni di quegli elicotteri d'assalto comunemente detti mosche, che mi sono letteralmente alzato. Sono uscito di casa, sono andato al supermercato, ho comprato un ammazzamosche e ho fatto sembrare il film di Rambo un fottutissimo scherzo. Oh sì, e poi alcuni ruoli erano un po' misti. Sapete com'è? Uno non può fare sempre le stesse cose. Quindi, ogni tanto si faceva anche un mix. Tipo lavare i piatti. Sapete come decidevamo chi lavava i piatti? Ma è semplice. Prendevamo un mazzo di carte, pescavamo tutti una carta e chi aveva il valore più basso si metteva a pulire i piatti. Guarda caso il 90% delle volte capitava a me la carta più bassa. Dite la verità, basta, mi avete scammato. Vivere in casa tutti assieme però aveva anche i suoi vantaggi. Ogni tanto ci si poteva unire tutti per vedere un film al computer scroccato da qualche nostro compagno, cenare tutti assieme manco fossimo i 12 apostoli, oppure rompere il cazzo ai vicini del piano superiore con casse Bluetooth e la musica randomica presa da YouTube. Inoltre, la totale assenza di supervisione di adulti, anche se in realtà alcuni di noi erano già adulti, ci permetteva di fare quel che volevamo. Anche uscire a fare una passeggiata alle 2 di notte per vedere il cielo stellato e pensare alla vita che ci passava dinanzi agli occhi in un batter d'occhio, in un'esperienza che mai e poi mai avremmo rivissuto nella nostra patetica esistenza. Andare al McDonald's alle 2 di notte, abbiamo fatto anche quello.
Un'altra importante regola della vita casalinga era la cosiddetta regola dei 7 euro. Come potete immaginare, ci hanno spedito con il minimo indispensabile per sopravvivere, ovvero uno spazzolino, dei vestiti, un dildo di 17 cm da usare per difesa personale e un esiguo quantitativo di denaro. Beh, stando degli accuratissimi calcoli matematici, per arrivare alla fine dei 3 mesi con abbastanza soldi per sopravvivere alla fame, non potevamo spendere più di 7 euro al giorno. Il che rendeva beni di prima necessità come i noodles da 1 euro un must, e beni di lusso come, che ne so io, la pasta, lo shampoo, un T34, una spesa di gruppo. Prima di parlare della parte salata della nostra esperienza, vorrei sprecare un po' del vostro tempo per parlare dell'altra metà. E come ben saprete, la vita non è composta solo da lavoro e stress. In mezzo c'è anche dello svago. E vi posso confermare che a Malta lo svago era roba dell'altro mondo. Se ve lo chiedete, sì, quello sono io. E sì, sto cantando Take On Me al karaoke. Spesso e volentieri si usciva un po' tra amici per fare un po' di tutto e di più. Voglio dire, eravamo bloccati su un'isola in mezzo al Mediterraneo. Cosa pretendevate? Che non andassimo manco una volta a fare un po' di vacanza? Abbiamo visitato città, porti, spiagge, tempi asiatici, rivenditori di meat pies, letteralmente un carnevale. Insomma, abbiamo visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare. E non scherzo. Ci credete se vi dico che ho partecipato al mio primo incidente stradale proprio lì, a Malta? No? Allora è tempo di una storiella breve. Stavamo andando in airshow. Siamo andati alla stazione degli autobus e stavamo aspettando, sorpresa sorpresa, un autobus. Quando improvvisamente si è messo a diluviare. Cercando rapidamente su Google abbiamo scoperto che a causa maltempo il famigerato airshow a cui stavamo cercando di partecipare era stato cancellato, lasciandoci dunque come unica possibilità quella di tornare a casa. Salimmo dunque su un autobus per tornare indietro e, durante il viaggio di ritorno, avvenne la tragedia. Una pozzanghera, dei freni perfettamente funzionanti, tempi di reazione inumani e un'auto ferma in mezzo alla strada decidettero il nostro imminente destino. Sì, insomma, a un certo punto l'autobus andò in aquaplaning. E io ricordo quel momento, proprio perché mi resi conto che ci stavamo andando a schiantare molto prima dell'impatto effettivo. E se una persona normale in una situazione simile sarebbe andata nel panico, beh, diciamo che io rimasi lì, in piena tranquillità, a vedere oramai l'inevitabile impatto avvenire, pensando tra me e me. Oh, dunque è così che finisce tutto. Poi impattammo, l'autobus saltò per aria e morimmo tutti. Fine. Tornando alla questione del tempo libero. Le attività di svago erano divise in due. Le attività diurne, ovvero andare a visitare qualche posto magico sull'isola e fare turistiche, beh, in fin dei conti eravamo. Forse dovrei raccontarvi quella volta che mi sono perso in un bunker antibombardamento della seconda guerra mondiale, ma nah. Le attività notturne. Ragazzi, è il momento che io vi parli di Paceville. Mi dica, signor Murray, cosa succede quando metti dei diciottenni su un'isola in cui un'intera città è composta solo da discoteche e entrata gratuita? Te lo dico io, signor Murray, ottieni il caos! Lì abbiamo fatto tanti di quegli after che oramai ho quasi perso il conto. E soprattutto, da lì provengono alcune delle storie più fottutamente pazze e reali della nostra esperienza. Non sono legalmente tenuto a raccontarvele per, motivi legali, ma in breve c'è. Quella volta che abbiamo perso Rob, quella volta che Ste ha letteralmente resuscitato un uomo dinanzi ai nostri occhi, quella volta che mi sono perso in un gay club, quella volta che abbiamo visto un uomo venire fermato e arrestato da una squadra di 5 poliziotti dinanzi ai nostri occhi, quella volta che ho letteralmente affrontato da solo uno spacciatore, quella volta che siamo letteralmente addormentati su una panchina e nessuno ci ha detto nulla, quella volta che mi hanno fatto bere così tanti sciottini che l'unico ricordo che ho della serata era io che cantavo Vasco Rossi in spiaggia. È vero, quella città è un posto del tutto irreale, ma in fin dei conti c'era un motivo ben preciso se andavamo lì. Vedete, alla fine della notte, dopo essere letteralmente morti per aver ballato fino allo sfinimento, c'era sempre la possibilità di andare alla spiaggia della città e vedere le prime luci dell'alba salire timidamente all'orizzonte. Probabilmente io non ero tanto portato per le serate in discoteca, ma una cosa era certa. La sola vista di un'alba come quella bastava di certo farmi cambiare idea ogni volta che mi chiedevano «Max, andiamo a Paceville?» Beh, è finita la pacchia, cari telespettatori. È ora di girare pagina e parlare di... Conoscete il detto? Lavora e sarai lavorato. No, nemmeno io. Come citato all'inizio, eravamo a Malta per fare uno stage lavorativo. E quale magnifico lavoro potevamo affidare a dei ragazzini a malapena maggiorenni, secondo voi? Beh, dipendeva tutto dalla nostra scuola. Alcuni di noi sono finiti a lavorare come guide turistiche nelle chiese locali, altri a lavorare con i pampini degli asili, altri ancora a montare antenne a 40 gradi sotto il sole. Beh, a me è capito qualcosa di peculiare. Finimmo difatti in un hangar all'aeroporto a fare manutenzione da aerei cargo. Forse non capite la gravità della situazione. Noi, due diciottenni con esperienza pari a 0, mettiamo mani su aerei, oggetti volanti che trasportano
persone, la vostra vita è nelle nostre mani. Scappate. No, potete tirare un sospiro di sollievo. Non abbiamo lavorato su parti importantissime dell'aereo. Tipo abbiamo toccato le ali, sapete no? Le parti che lo tengono in volo. O i motori, un'altra parte che tiene l'aereo in volo. O i tappetini, un'altra cosa che no, che qua vi sto prendendo per il culo. Va detto però, lavorare in un ambiente simile aveva un non so che di stimolante. Tipo, immaginate montare un mobile dell'IKEA, ma 30 volte più grande e complesso. Tra il contare il numero di viti necessarie, l'avvitare le piastre d'alluminio, spiattellare le aragoste e vedere il tutto prendere forma. Sì, diciamo che c'era un non so che di soddisfacente. E anche qua ovviamente ci sono storielle che rendono memorabile questa esperienza. Tipo quella volta che abbiamo montato un quantitativo comicamente largo di viti sulla coda dell'aereo, o quella volta che Ste si è spruzzato negli occhi del detergente per aerei, che se ve lo chiedete è tipo detergente normale ma potente quanto dell'acido muriatico, o quella volta che in pausa pranzo ho fatto amicizia con una lucertola che ho chiamato Maurice. Maurice mi ha abbandonato pochi minuti dopo, proprio come la felicità nella mia vita. Oppure quella volta che in seguito a uno sconto al supermercato locale abbiamo comprato letteralmente 300 sottilette di cheddar. E verso le ultime settimane ho provato, fallendo nell'intento, di finirle, creando un panino così farcito che... cioè, insomma, guardatelo. Mi sale il colesterolo solo a guardarlo. Oh sì, quella volta che mi hanno fatto lavorare sul carrello d'atterraggio e, senza dirmi nulla, mentre ricoprivo di grasso alcuni componenti, hanno fatto saltare in aria lo pneumatico dell'aereo, facendomi così perdere tipo 5 anni di vita in una botta sola. Verso la fine dell'esperienza ci eravamo abituati così tanto all'ambiente che avevamo cominciato a comunicare in linguaggio aeronautico con il resto degli ingegneri. E no, per linguaggio aeronautico non intendo frasi tipo Lima, Mike, Alpha, Oscar, bensì un linguaggio più semplice. Lasciate che vi dimostri come funziona. Insomma, a fine esperienza eravamo diventati uno, anzi due di loro. Ricordo ancora quando, nell'ultima settimana di lavoro, venne interrotto nella mia sessione di dipingi il muso dell'aereo dalla frase «Oi Max, questi qua sono dei nuovi stagisti, li affidiamo a te». Oh, ok. No, aspetta, raga, sono anch'io uno stagista. Tutte storie magnifiche, vero? Ma volete sapere la verità? Tutti questi racconti impallidiscono dinanzi a quello che vi sto per raccontare. Signore e signore, vi presento la storia più folle e incredibile di tutti i 3 mesi di esperienza. Vi presento la storia dell'autobus. Ore 7 della mattina. Suona la sveglia. Io e Ste ci prepariamo un'altra giornata intensa all'aeroporto, mettendoci quanto più velocemente possibile le scarpe antinfortunistiche. Prendiamo il pranzo, usciamo di casa e prendiamo 2 linee diverse dell'autobus, arrivando alle 7 in punto dinanzi alle porte dell'aeroporto. 7-8 ore di lavoro intenso dopo, usciamo. E parte la parte preferita della nostra giornata, ovvero il ritorno a casa. Pausa. Avete mancato un dettaglio essenziale. Come ho detto letteralmente pochi secondi fa, per andare e tornare da lavoro mettevamo su direttamente le scarpe antinfortunistiche. Per chi di voi non se ne intende, sono delle scarpe pesanti con fodera rinforzata sulla punta. Esistono perché, se mai dovesse cadere qualcosa di pesante sul piede, diciamo che almeno le tue ossa non vengono ridotte in polvere. Ora, avere resistenza a danni da caduta è una cosa fantastica, ma porta assieme a tutti i suoi plus anche dei grandi tremendi malus. Ovvero il fatto che correre con queste scarpe è più che tremendamente difficile. Bene, ora dovete immaginare il nostro viaggio verso casa. Prendere il primo autobus di ritorno non è un problema, la fermata è a tipo 100 metri dall'hangar. Il problema è l'incrocio tra le 2 linee di ritorno. Per tornare correttamente a casa c'è da lasciare il primo autobus ad una certa fermata, scendere, attraversare un cavalcavia pedonale che attraversa una specie di autostrada, scendere dall'altro lato e prendere il secondo autobus di ritorno. Bene. Io e Ste scendiamo dal primo autobus. Cominciamo a salire le scale per andare sul cavalcavia e, una volta arrivati in cima, vediamo il peggio del peggio succedere dinanzi ai nostri occhi. L'autobus che doveva portarci a casa era già arrivato. Perderlo voleva dire aspettare sotto il sole cocente delle 14 di pomeriggio altre 2 ore il passaggio di un'altra di quelle bestie a 4 ruote. Il fallimento voleva dire la morte. Senza pensarci 2 volte, io e Ste cominciamo a correre. Non poteva finire così. Saremmo sopravvissuti, costi quel che costi. Raggiungemmo l'altro lato del cavalcavia e cominciamo a correre giù per le scale. Poi, tutto d'un tratto, quello che non doveva succedere accadde. La corsa, le scale, le scarpe antinfortunistiche. Il giallo! Ste improvvisamente scivolò, cadendo di costole contro il corrimano, frantumandosi all'impatto almeno una ventina di ossa. Nella foga del momento sentì il suo disperato grido di dolore. Ste, ormai collassato a terra, sotto il peso delle sue ferite, alzò il braccio e gridò: «Corri! Salvati tu che puoi!» Non c'era tempo per pensare. Le porte dell'autobus stavano per chiudersi. Il tempo stava scorrendo inesorabilmente. E il nostro destino sembrava già segnato.
Senza esitare, afferrai il braccio di Ste, lo portai in spalla e iniziai a portarmelo zoppicando fino all'autobus. Arrivato in fondo al cavalcavia, iniziammo a scuotere verso l'alto le mani, cercando in un modo o nell'altro di farci notare dal nostro mezzo di fuga. E il conducente, dinanzi a questa commovente quanto straziante scena, fece quello che nessun altro autista dell'autobus italiano avrebbe mai fatto. Aspettò. Decise di mettere la nostra vita dinanzi a tutte le altre sue priorità. E così, zoppicando nel peggiore dei modi, salimmo sull'autobus e tornammo una volta per tutte verso casa. Durante il viaggio di ritorno, Ste, in preda ad un attacco di accuratezza storica e assolutamente non di dialoghi inventati per portare avanti questa narrativa, mi chiese: perché mi hai salvato? Hai rischiato di rimanere a piedi pure te. Al che risposi: dovevo. Nessuno qua resta indietro. Oggi torneremo tutti a casa. Beh, direi che oramai ho raccontato tutto quello che c'era da raccontare. Citare ogni singola cosa che successe in quel periodo è praticamente impossibile. Potrei citarvi quella volta che una nostra compagna si è strozzata con della Pepsi e ha recitato i secondi successivi manco fosse la morte di Amleto. O quella volta che un nostro compagno si è aperto un piede tuffandosi in mare. O quando abbiamo adottato il cane randagio del posto, rinominandolo Pado. Mi manchi Pado. Beh, citare tutti questi momenti sarebbe superfluo. Sono troppi, e in fin dei conti sono destinati a vivere solo nei nostri ricordi. E così, alle luci morenti di settembre, giunse il momento di tornare a casa. Dopo aver svegliato un nostro compagno di stanza cantando Wake Me Up When September Ends, raccogliemmo tutti i nostri averi, salutammo i locali e tornammo verso il nostro famoso aeroporto, lasciandoci alle spalle solo ricordi e circa, 180 sottilette di cheddar nel frigo. Il viaggio di ritorno fu indimenticabile. Nel viaggio d'andata ci conoscevamo a malapena e spesso e volentieri evitavamo per mancanza di confidenza e conoscenza di rivolgerci la parola. Nel viaggio di ritorno, invece, eravamo diventati una specie di famiglia. Anzi, quasi una setta. Sono sicuro che mi basti dire la frase riso, patate e cozze per risvegliare i ricordi dormienti di alcuni di noi. Di che stavo parlando? Ah sì, l'epilogo. Insomma, proprio come è facilmente prevedibile, quei 3 mesi di indipendenza ci avevano cambiato, trasformandoci in qualcosa di nuovo. E, in un certo senso, lo intendo in modo letterale. Tornato in Italia, ricordo che mio padre ci mise un po' a riconoscermi. Ero dimagrito e cambiato così tanto che fece fatica a capire che ero davvero io. E così, toccato il suolo italico e subito lo sbalzo termico di 70 gradi tra il clima mediterraneo e lo spettrale ambiente delle pianure italiche, ci separammo, andando tutti in direzioni diverse. C'è chi andò a lavorare, chi invece decise di darsi la pazza gioia ancora per qualche annetto, e chi, come me, decise di continuare a fustigarsi intraprendendo gli studi universitari. Ma hey, quella del futuro è un'altra lunga storia. E come ho detto all'inizio, ci sono storie che hanno un inizio, uno sviluppo e, cosa più importante, una conclusione. Per vostra sfortuna però, questa non è una di quelle storie. Stopped into a church. I passed along